Su un tratto rettilineo dell'autostrada Milano-Bologna, l'automobile A viaggia a velocità costante VA uguale 100 km/h e l'automobile B si muove a velocità costante VB uguale 80 km/h. Assumi T uguale a 0 secondi ed S uguale a 0 metri, rispettivamente come l'istante di tempo e la posizione in corrispondenza dei quali i due veicoli sono affiancati. Scrivi la legge del moto dell'automobile A nel sistema di riferimento della strada, ricava la legge del moto dell'automobile A nel sistema di riferimento dell'automobile B, in cui cioè l'automobile B è ferma. La legge del moto di un corpo uniformemente accelerato è S uguale S0 più V0t più un mezzo a t quadro. Nel nostro caso abbiamo che le autovetture si muovono con velocità costante, quindi la componente relativa all'accelerazione non c'è. Inoltre considereremo un sistema di riferimento in cui la posizione iniziale sarà uguale a 0 e quindi questa componente nella legge del moto non sarà presente. L'unica componente presente sarà quella relativa alla velocità e al tempo. Abbiamo però la richiesta di definire la legge del moto dell'automobile rispetto al riferimento strada e la velocità del moto dell'automobile rispetto a un sistema in movimento. Andiamo a vedere con un disegno cosa significa questa situazione. Allora disegniamo le due autovetture. Quindi abbiamo la vettura A e abbiamo la nostra vettura B. Che viaggiano a una certa velocità VA e VB. Il problema ci dice che quando le vetture saranno affiancate, da quel momento il nostro cronometro potrà partire e quindi assumeremo, nel momento in cui le vetture sono affiancate, il tempo t uguale a 0. Inoltre la distanza rispetto al nostro sistema di riferimento quando le vetture saranno affiancate sarà 0. Quindi a un certo punto, andando le automobili sulla autostrada, si ritroveranno affiancate. Quindi avremo che l'autovettura A sarà affiancata all'autovettura B. Qui c'è un osservatore che guarda. Questo sarà il tempo t uguale a 0 e s uguale a 0. Dopo un altro intervallo di tempo ci sarà una situazione per cui questa è l'autovettura A, questa è l'autovettura B, l'autovettura B si troverà in questa posizione, l'autovettura A si troverà in questa posizione e l'osservatore si troverà sempre nel punto 0 del sistema di riferimento.
Quindi la legge del moto per l'automobile A rispetto al sistema di riferimento strada dove è fermo l'osservatore sarà data da S uguale 100 km orari per T, che è uguale a 100 per 1000 metri fratto 3600 secondi per T, uguale a 27,8 metri fratto secondo per T. La seconda domanda del problema ci chiede di ricavare la legge del moto dell'automobile A nel sistema di riferimento dell'automobile B, quello in cui l'automobile B è ferma, quindi vuol dire tracciare un sistema di riferimento solidale con l'automobile B. In questo sistema di riferimento, che chiamiamo con origine O', l'automobile A ha questo vettore di riferimento per la velocità e questa qui è la velocità dell'automobile A rispetto al sistema di riferimento O', mentre per l'osservatore che si trova fisso a terra la velocità dell'automobile A è data da quest'altro vettore, la velocità dell'automobile A rispetto all'osservatore a terra. Inoltre però abbiamo anche che questi due sistemi di riferimento sono in moto fra di loro, perché il sistema di riferimento dell'osservatore è quello che abbiamo considerato fermo, solidale con la strada, mentre il sistema di riferimento con la macchina B sappiamo che è un sistema di riferimento in moto, perché l'automobile B viaggia a una velocità di 80 km orari. Quindi dobbiamo applicare le trasformazioni di Galileo per identificare quello che è la velocità dell'automobile A rispetto all'automobile B, rispetto al sistema di riferimento O'. La somma vettoriale di questi vettori può essere scritta come il vettore V della velocità dei due sistemi di riferimento O', più la velocità dell'automobile A rispetto al sistema di riferimento O' è uguale alla velocità di A dell'autovettura A rispetto al sistema di riferimento dell'osservatore fermo rispetto al sistema di riferimento O, con origine O. Questa trasformazione di Galileo, scritta in termini vettoriali, da cui ricaviamo che la velocità dell'autovettura A rispetto al sistema di riferimento O' è uguale alla velocità dell'autovettura A rispetto all'osservatore fermo sulla strada meno la velocità relativa dei due sistemi di riferimento. Sappiamo anche che la velocità relativa dei due sistemi di riferimento, quindi VO', non è altro che uguale alla velocità dell'autovettura B. A questo punto abbiamo che la velocità dell'autovettura A rispetto al sistema di riferimento O' è uguale alla velocità dell'autovettura A meno la velocità dell'autovettura B. La relazione che abbiamo scritto è una relazione vettoriale fra le velocità, quindi adesso vorremmo passare alla scrittura di queste velocità con i moduli, quindi dovremo tenere conto dei versi di queste velocità. Volendo riscrivere i vettori delle velocità, riprendiamo il sistema di riferimento
cartesiano, avremo che la velocità O', O', che è anche la velocità B, più la velocità VA', quindi la velocità rispetto al sistema di riferimento O', è uguale alla velocità VA. In questo caso abbiamo che i versi delle velocità sono tutti concordi con il verso del nostro sistema di riferimento. In questo caso abbiamo che tutti i vettori velocità hanno verso concorde col nostro sistema di riferimento cartesiano. Quindi possiamo togliere il simbolo di vettore sopra la nostra relazione e sostituire i valori dei moduli senza modificare i segni dei vettori velocità nella nostra relazione. Quindi la velocità dell'autovettura A rispetto al sistema di riferimento primo sarà uguale a 100 km orari meno 80 km orari uguale 20 km orari uguale a 20 per 1000 diviso 3600 metri fratto secondo uguale 5,6 metri al secondo. Dunque, la nostra legge del moto rispetto al sistema di riferimento O', quello che coincide con l'autovettura B, sarà uguale a 5,6 metri fratto secondo per t.